In un video di qualche tempo fa avevo fatto un calcolo su quanti punti avrebbe potuto fare Marc Marquez fino a fine campionato. Era prima di Misano e ho analizzato gli scenari possibili e i diversi livelli di rendimento che avrebbero consentito a Marquez di fare oltre 700 punti. Oppure no. Oggi parliamo di Bagnaia e della sua stagione MotoGP, arrivata ad un punto davvero delicato dopo Misano e prima di Motegi. Ok? La domanda che ci facciamo è molto semplice: dove può chiudere Bagnaia a fine anno? Riuscirà a difendere il terzo posto in classifica? Scivolerà quarto o addirittura rischia di finire quinto dietro Pedro Acosta? Attenzione, non sono opinioni campate in aria, sono numeri. Ho messo insieme la classifica attuale, i trend di rendimento di Bagnaia e dei suoi rivali, la competitività media di Ducati negli ultimi anni sulle piste rimaste e ho costruito 3 scenari numerici precisi, uno ottimistico, uno neutro e uno pessimistico, analizzando i problemi che ha Pecco con le sprint e in più ho collocato nello scenario anche i suoi avversari. Sono venute fuori 3 situazioni belle chiare, le vediamo con tabelle, grafici e opzioni combinate. Volete vedere? Dai! Ciao da Mr. Helmet, un intro un po' lungo perché queste, se no poi sembra che sono un hater perché dice tu dici che Bagnaia finirà quarto o quinto, sesto, terzo, come fai a dirlo, ma chi te l'ha detto, come te lo sei inventato? Bene, dicevamo che abbiamo fatto un'analisi. Allora, dopo le analisi sul punteggio di Marquez che sta per vincere il campionato, ne facciamo una. Facciamo 2 conticini anche sulla situazione di Pecco. Allora io vi chiedo di stare attenti se vi piace questo tipo di cose, questo tipo di costruzioni qui, e di fare anche voi la vostra valutazione e la vostra previsione dicendomi nei commenti quanto siete o non siete d'accordo con i ragionamenti che faremo e che tipo di punteggio potrà fare secondo voi Pecco in base alle piste che ci sono e agli avversari che ha con il rendimento che sta avendo in quest'ultimo periodo. Attenzione, non è, ripeto, un video contro Pecco Bagnaia, ormai siamo a questi livelli qui o a favore di qualcun altro. È l'analisi della situazione e di come possono andare le cose nei diversi modi in base a delle proiezioni. Ok, allora partiamo dai numeri reali. La classifica mondiale è questa qua: Bagnaia 237, Bezzecchi 229, Acosta 188 e poi ci sono anche Morbidelli e Di Giannantonio a 180 e 179. Quindi Bagnaia è terzo con 237 punti al momento e poi c'è subito dopo Bezzecchi e poi Acosta e tutto il resto. Vabbè, in altre parole, dietro Pecco c'è un trenino di 4 piloti che possono ancora rientrare nella lotta per il podio mondiale. Ok, adesso vediamo le proiezioni gara per gara, perché mancano 6 weekend: Giappone, Indonesia, Australia, Malesia, Portogallo e Valencia. Ho calcolato round per round quanti punti potrebbe fare Bagnaia in 3 scenari che ho costruito: uno scenario ottimistico, uno neutro e uno pessimistico. Ok, riga per riga guardiamo la tabella. In Giappone Bagnaia può fare dai 25 punti in uno scenario ottimistico ai soli 10 in quello pessimistico. In Indonesia addirittura la forbice è da 28 a 8, in Australia è tra 26 e 12, in Malesia 24 e 10, poi in Portogallo fra 27 e 9 e poi a Valencia, l'ultima gara dell'anno, tra 26 e 8. Alla fine vi rendete conto che il totale in questo caso cambia abbastanza drasticamente. Con lo scenario ottimistico Bagnaia chiuderebbe il suo campionato a 393 punti finali. Con lo scenario neutro a 329. Ok, con quello pessimistico, cioè il peggiore, la peggiore delle situazioni, appena 294 punti. Capite che parliamo di una forbice di quasi 100 punti, praticamente 100 punti a seconda del rendimento. Però va bene, come ho calcolato queste forbici, questi punteggi potenziali? Voi sapete che i punti vengono assegnati così nella gara lunga e nella gara sprint e si possono prendere massimo 37 punti per weekend, 25 più 12, è lo stesso ragionamento che abbiamo fatto nel video di Marquez. E ho usato delle fasce di scenario, quindi ho definito 3 fasce di punti per weekend coerenti con i 3 scenari. Lo scenario ottimistico, che poi è lo scenario che
Bagnaia ha vissuto all'inizio della sua stagione, dove faceva nella sprint dei piazzamenti fra il secondo e il quinto con 7-10 punti, nei Gran Premi lunghi faceva terzo, primo o anche un primo, e poi con un totale quindi tipico di 24-35 punti, ok? Non ho voluto esagerare. Poi ho fatto uno scenario neutro, che è quello che Bagnaia ha vissuto veramente a metà della sua stagione, con un sesto, ottavo posto nella sprint dove non brilla, e un quarto, sesto posto con 10-16 punti nella gara lunga, con un totale tipico per weekend da 12 a 20 punti. E poi ho creato uno scenario pessimistico, che è il trend in calo, che in realtà altro non è che lo scenario che sta vivendo nelle ultime gare. Quindi sprint nono o più, quindi fuori dai punti, e Gran Premio settimo, decimo, anche peggio, con 6-9 punti, quindi un totale di 6-12 punti a weekend, ma ha fatto anche molto meno delle volte. Queste fasce rispecchiano la difficoltà del sabato, degli scenari neutro, insomma, e pessimistico, perché ho ottenuto delle sprint molto magre, perché di fatto Bagnaia ha molte difficoltà nelle gare corte. E poi ho usato il coefficiente pista, cioè dentro le fasce ho spostato il valore in su e in giù, l'ho ritoccato in su e in giù, non a piacere, a caso o a gusto, ma in base alla pista che andavo a prendere in considerazione. Quindi grip, consumo gomma, layout, la competitività a livello dal punto di vista storico di Ducati in questa pista, e poi anche col testo di fine anno, quindi una pressione e variabilità dell'ultima gara, che è un coefficiente che viene sempre calcolato quando si fanno proiezioni di questo tipo nei campionati, perché c'è sempre una maggior pressione per chi è stato in difficoltà all'errore, una propensione all'errore. Ok, quindi ecco perché le singole forbici per i round sono venute fuori così. Giappone 25, 16, 10, quindi perché è una pista con degli stop and go, frenate forte, e sfrutta la stabilità in staccata, quindi un ottimismo di 25, 16, 10. L'Indonesia è una pista molto variabile per grip e temperature, con un'alta volatilità, e quindi la forbice è più lunga perché ci possono essere più risultati diversi, e quindi si va da 28 a 8 passando per 14. Poi l'Australia, dove c'è una gestione cruciale della gomma, è un tema cruciale, ma Ducati oggi ha strumenti per un potenziale medio-alto, e quindi si va dall'ottimistico 26 al pessimistico 12, passando per 18. Ovviamente in tabella vedete sempre le combinazioni di gara lunga più gara corta, e poi Malesia Sepang con un 24 ottimistico e 10 pessimistico, passando da 15 per via del caldo e del degrado e della difficile gestione più che del picco assoluto. E anche qui vedete come vengono scomposti questi punteggi. Restano poi il Portogallo, che è un layout, qualcuno dice pro Ducati, qualcuno addirittura l'opposto, ho fatto una media dove c'è una spinta e percorrenza e un coefficiente positivo, quindi non ho fatto gli scenari esagerati dell'inizio, ho fatto un 27, 14, 9, con appunto l'ottimistico 27 e il 9 nel pessimistico, e qui vedete anche nella grafica come ho composto diciamo così, i punteggi fra gara lunga e gara sprint. E poi Valencia finale, dove ho fatto una forbice che va da 26 a 8. Ultima gara, maggiore variabilità, pressione, plausibilmente Marquez non si gioca al mondiale, però ci saranno altri a lottare e fare il tutto per tutto, quindi ho ottenuto l'ottimistico un filo sotto ai picchi massimi, perché sono veramente tantissime le variabili che possono, diciamo così, influire, e si va da un ottimistico 26 a un pessimistico 8, passando per un neutro 15, ok? Un po' più alto della gara dell'Australia. Ok, scusate. Perché non ho fatto altri punteggi? Perché non mi sono tenuto più alto in certe piste buone per Ducati e per Bagnaia. L'ho fatto per realismo, perché come trend, anche se la pista è favorevole per Ducati e per Bagnaia, questa stagione in queste piste favorevoli il risultato è stato sotto le attese, e quindi mi sono tenuto nel trend, cercando appunto di fare una valutazione
in linea con quello che è veramente successo per tante gare che abbiamo visto quest'anno, e sono abbastanza per poter fare una media di trend. Quindi il punto debole di Pecco, anche se la pista è favorevole, è sempre, sempre la sprint. E nello scenario attuale di sabato, quest'anno più che mai, Pecco non è mai riuscito a rendere. Quindi ho evitato di piazzare dei punteggi tanti 30 e più che implicano sabati da 9-12 punti, e sono rimaste in zone 24-28, che sono quelle situazioni in cui nella gara lunga magari fa un po' meglio, ma nella breve un po' meno bene. Ok, insomma, alla fine cosa ho fatto? Ho definito le fasce di punteggio per weekend, coerenti queste fasce con i 3 scenari, ok? Quindi ottimistico, neutro e pessimistico, e con il mixati con il trend che Pecco ha nelle sprint, che purtroppo lo penalizza. Poi all'interno delle fasce ho posizionato i valori per ciascuna pista in base a caratteristiche tecniche e a variabilità attesa, e poi ogni numero, come vedete, ogni numero di questi è scomponibile in due, cioè una parte dovuta ai risultati della sprint e una parte dovuta ai risultati delle gare lunghe, con le posizioni plausibili, come vi ho mostrato sopra. Ok? Ovviamente queste coppie di punteggi le ho basate sui punteggi ufficiali. La sprint va da un 12 punti per chi vince a un punto per il nono, e il GP invece dai 25 di chi vince fino poi a scendere. Ok? E poi ho scelto combinazioni realistiche per ciascuna pista e per ciascuno scenario, cioè l'ottimistico per insomma vabbè, ve li ho fatte vedere. Ok, 25 per il Giappone, 28 per l'Indonesia, 26 per l'Australia, 24 per la Malesia, 27 per il Portogallo e 26 per Valencia, dove la Malesia è il più aleatorio fra i punteggi, quindi sono tenuto basso, mentre l'Indonesia è quello dove Pecco potrebbe in teoria fare meglio insieme all'Australia e al Portogallo. Stessa cosa per gli scenari neutri, e poi ho creato, diciamo così, uno scenario pessimistico in cui Pecco prende quasi sempre 0 nelle sprint e pochi punti anche nelle gare lunghe. E lo vedete, è questo qui. Dice, ma sei veramente cattivo perché tu ce l'hai no, questo scenario pessimistico è in realtà lo scenario delle ultime 4-5 uscite in cui veramente Pecco fa fatica al di là di tutto, non solo nella sprint. Ripeto, non me li sono inventati e rispecchiano l'andamento del campionato di Pecco, che, come vedete, a livello di ruolino è esattamente questo qui, e quindi vedrete molto bene, molto facilmente la differenza fra la parte iniziale in cui lottava quasi con Marquez, la parte centrale in cui sì, ok, faceva fatica ma non troppo, e la parte delle ultime gare in cui è crollato. I trend, quelli delle piste favorevoli a Ducati con rendimento eccetera così, questi sono un classico di quando si fanno le proiezioni sportive a livello di calendario, considerando Pecco come se fosse una squadra che performa in determinate situazioni rispetto agli anni passati. Quindi niente più, niente di meno di di un posizionamento classico del trend. Ok, questo però non è finito, perché questa è la parte di Pecco, ma non è da solo, perché dobbiamo allargare un po' lo sguardo. Non c'è solo lui, Bagnaia ha ad inseguirlo Bezzecchi e Da Costa, che possono approfittarne. Ci sono anche Morbidelli e Di Gianantonio, non li ho messi perché altrimenti il video sarebbe durato troppo, ma per favore teneteli in considerazione, perché se questi due facessero qualche colpaccio, ebbene si troverebbero sulla schiena di Acosta e di Bezzecchi, e se va male Bagnaia anche di Pecco. Quindi guardiamo questa seconda tabella con i secondi totali, con i totali finali simulati per tutti e tre. Qui abbiamo uno scenario ottimistico per Bezzecchi, per Bagnaia, uno scenario ottimistico per Bezzecchi e uno scenario ottimistico per Acosta, uno scenario neutro per tutti e tre ovviamente, e poi uno scenario pessimistico per tutti e tre. Ovviamente questo è sì, ok. E questa tabella, vi dico, è fondamentale, perché se Bagnaia torna competitivo come a inizio anno, non ce n'è per nessuno. Chiude terzo con 393 punti davanti a Bezzecchi e a Costa. Nello scenario neutro, Bagnaia ehm,
continuando il trend di metà stagione, fa 329 punti e in questo caso Bezzecchi lo supera e Acosta viene terzo, mentre invece nello scenario pessimistico Bagnaia fa 294 punti e viene superato sia da Costa che da Bezzecchi. La differenza, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, la fanno le sprint. Se Bagnaia non incassa punti anche il sabato, diventa impossibile difendere il podio mondiale. Ok? Quindi questo è il discorso. Bene, adesso guardiamo come viene dal punto di vista grafico la comparativa, cioè come viene gara per gara con una retta. Ci sono 3 pannelli, uno per ogni scenario, ottimistico, neutro e pessimistico, e in ogni pannello in blu c'è Bagnaia, in arancione c'è Bezzecchi e in verde c'è Acosta. Nello scenario ottimistico la linea blu di Bagnaia resta sopra e Pecco difende la posizione. Nello scenario neutro la linea arancione di Bezzecchi sale e supera Bagnaia e qui Pecco scivola quarto. Nello scenario pessimistico la linea verde di Acosta sale e supera Bagnaia insieme a Bezzecchi e qui Pecco chiude quinto. La cosa importante è questa qua, cioè se confrontiamo il trend reale di Bagnaia fino a Misano, la sua curva assomiglia già molto di più al neutro o al pessimistico che all'ottimistico. Quindi non è un'ipotesi remota quella che Pecco arrivi quinto, ma è un'ipotesi abbastanza realistica. Ovviamente ci sono decine di combinazioni di questo tipo e c'è anche la possibilità che entrino in gioco Morbidelli e Di Giannantonio. Okay. In questa grafica qua si vede anche chiaramente quando e come Bezzecchi e Acosta potrebbero superare Bagnaia e quanto margine resta in ogni ipotesi. Diciamo che se dovesse succedere, il posto in cui succederebbe sarebbe quasi sicuramente Portimao, prima di Valencia. Ok, vale sia per lo scenario neutro, forse anche in Malesia potrebbe succedere, sia diciamo sia in Malesia e in Portogallo. Lì è lì che Pecco potrebbe essere superato. Cosa dicono i numeri in sintesi, proprio in 5 secondi? Trend di inizio stagione, Pecco finisce terzo. Trend di metà stagione, Pecco finisce quarto. Trend peggiorativo, Pecco finisce quinto. E se si svegliano quei due in giallo, potrebbe andare anche peggio. E la discriminante non è tanto la gara lunga, dove Bagnaia resta più o meno competitivo, almeno per le fino alla prima metà di stagione, ma le sprint dove Bagnaia veramente è pericolosamente in difficoltà. Ogni sabato perso sono punti regalati a tutti e che succede? Prima o poi lo passano. È su quello che Pecco deve lavorare, perché con 6 sabati davanti ancora da correre, se ne regala 3 o 4, la classifica è finita. Allora, in definitiva, qual è il tema? Bagnaia oggi ha in mano il suo destino, se torna solido e costante ce la fa terzo e non è male, se continua così il terzo posto lo perde, se peggiora rischia addirittura il quinto o chissà che cosa di peggio se si mettono a fare dei grandi weekend anche quei due in giallo. Non è catastrofismo, non è anti essere hater, non è, sono i numeri a dirlo. Qualcuno mi dimostri che queste proiezioni non sono oneste o perlomeno non sono aperte, non si basano su situazioni reali. Ripeto, Pecco deve fare per forza terzo perché con la moto che ha sarebbe altrimenti un segnale molto, molto pesante. Ora, mi sono dilungato un po', però di dati su cui ragionare ve ne ho forniti. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Bagnaia terra al podio, finirà sotto Bezzecchi e sotto Acosta? Fatemelo sapere nei commenti, ma soprattutto iscrivetevi a Mr. Helmet e se volete supportatemi magari abbonandovi per pochi centesimi al mese, così mettete numeri buoni su numeri faticosi che ho tirato fuori io. Abbiamo finito, ci fermiamo qui, non vi spaventate, non andiamo oltre. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima analisi. Ciao da Mr. Helmet e in bocca al lupo a tutti quanti.